Ho chiesto ai ragazzi: ma allora facciamo il gelatino, come lo volete? Io la fragola, io i mirtilli, io il limone. E vabbè, vi faccio vedere come fare facilmente del gelato in poco tempo con pochi ingredienti nella maniera più semplice possibile. Ma non vi darò i pesi, perché voglio farvi capire come faccio io per le proporzioni, per quindi fare 100 grammi o 100 kg di gelato. Ma cominciamo a preparare la frutta, perché faremo dei gelati a base di frutta. Vi preparo dei mirtilli lavati, sarebbe meglio asciugarli, però va bene, li metto in congelatore. Preparo delle fragole lavate e tagliate a pezzettini. È importante tagliarli a pezzi abbastanza piccoli, dopo vi spiegherò anche il perché. E vedremo anche delle varianti per sostituire la panna, il latte o lo zucchero, che sono sempre comunque presenti nel gelato. Fatte le mie fragole, metto anch'esse dentro nel freezer, un'oretta circa. Secondo gelato, anzi terzo gelato che facciamo al limone. Utilizzo un limone verde e un limone giallo maturo, così per dargli un po' più di profumo e lo sapore allo stesso tempo. Bisogna avere un po' di cura per il limone, bisogna tirare via bene tutta la parte bianca, perché potrebbe essere, anzi sicuramente un po' amarognola, quindi via tutto. Bisogna tagliarla fino a quando vediamo i raggi, come i raggi della bicicletta. In questo modo potete fare il gelato con tutti i tipi di frutta che volete, al lampone, per esempio alla pesca, all'albicocca, al melone, però col melone per esempio e con tutti i tipi di frutta acquosi bisogna magari scolarli un attimo per tirare via un po' di acqua, perché a volte ne hanno davvero troppa. Taglio a pezzettini, a fettine il mio limone, come vedete, seguendo i raggi della bicicletta che dicevamo, scusate l'esempio, ma è per capirci. E quindi tiro fuori gli spicchietti, la ciccia, e scarto anche i semi, senza aver dunque dentro i semi, senza aver dentro pezzi di bucce, bianchi, pellicine, niente, solo gli spicchietti belli puliti. Taglio quindi il mio limone a fettine, lo metto nella vaschetta e metto in freezer anche lui. Parliamo delle dosi. Per fare il gelato da casa bisogna fare un terzo del peso in frutta congelata, un terzo del peso in panna vegetale o panna normale e un terzo del peso in zucchero, e poi servirà un pochino di latte a bisogno. Può essere latte normale, può essere latte vegetale, latte di mandorle, quello che preferite. In questo caso ho messo la frutta tagliata a pezzettini piccoli in congelatore. Adesso sto facendo dei cubettini con la panna vegetale. Metto in freezer anch'essa. Vedete, ho fatto una vaschetta in un modo, una vaschetta in un altro. Ho tirato fuori tutte le vaschettine che avevo in giro per casa perché me ne servivano 3. Tutti gli ingredienti per fare il mio gelato li lasciamo per 1-2 ore dentro nel freezer, ma potete lasciarceli anche un mese. In qualsiasi momento voi li potete tirare fuori e in un'ora avete il gelato pronto, fresco, perché comunque una volta che è congelata la frutta la potete tenere 3 mesi in freezer senza nessun problema. Stacco, sparpagliando per tutto il tavolo, i miei cubetti di panna surgelata e me li metto da parte. Prendo le fragole congelate o qualsiasi tipo di frutta voi vogliate utilizzare e la metto in un frullatore abbastanza potente o un robot da cucina con le lame. Questo tipo di gelato alla frutta può essere fatto con qualsiasi tipo di frutta voi vogliate, quindi anche, non so, i lamponi, il ribes, la pesca, la pera, però l'importante è che vi ricordate che se usate il melone o l'anguria dovete scolarli un po' perché ha dentro troppa acqua. Quindi metto un terzo di frutta, un terzo di panna e un terzo di zucchero. Se la panna è già dolce, ricordatevi questa cosa importante, di mettere meno zucchero perché la panna è già dolce. Quindi ne ho messo solo un cucchiaio perché la mia era già dolce. Faccio frullare. Il frullatore si impallerà un pochino, farà un po' fatica, quindi aggiungo un goccino di latte scremato, gli do una giratina col cucchiaio, sempre al frullatore spento, e lo faccio ripartire finché non ottengo una densità lavorabile. Guardate com'è, ecco, così deve essere, si deve girare, quindi il latte lo aggiungete un pochino alla volta. Non posso darvi il dosaggio perché dipende dalla temperatura del freezer, dal tipo di frutta, da tante cose. Una volta che avremo ottenuto questa fantastica crema di gelato, la rimettiamo nella stessa vaschetta di prima, così non ne sporchiamo un'altra, e lo buttiamo in freezer un'altra ora. Intanto, siccome i miei ragazzi volevano tutti i gusti diversi, io sto facendo gusti diversi. Sciacquata al frullatore, dentro un terzo di panna surgelata, dentro un terzo di mirtilli, un goccino di latte, siccome lo so già, lo metto già subito, e un cucchiaio di zucchero.
Se lo zucchero nella panna non c'era, perché la panna era dolce, di zucchero ne avrei messi 2 di cucchiai. Faccio frullare il mirtillo, appena vedo che gira bene senza difficoltà, lo rovescio dentro nella sua vaschetta di prima e lo metto in freezer insieme alle fragole. Ora il gelato al limone, stessa cosa di prima, sciacquo la mia caraffina, ci metto dentro 1/3 della quantità totale di panna a pezzettini congelata, ho fatto i cuoricini perché avevo questi, sono anche carini, e 1/3 di frutta, gli spicchietti di limone congelati in questo caso, e 1/3 di zucchero. Zucchero, ve lo dico ancora perché è importante, invece di 2 cucchiai ne metto 1 perché la panna era già surgelata, un goccino di latte scremato, poi se serve semmai ne metto ancora, e faccio girare. Se vedo che il frullatore si impasta, cioè gira a vuoto e il gelato sta fermo, lo fermo un attimo, gli do una girata col cucchiaio e al massimo aggiungo ancora un goccio di latte finché non ottengo questa giusta densità. È invitante, eh? In freezer un'ora e mezza, non di più, e il vostro gelato sarà pronto. E ora guardiamo com'è la consistenza. Beh, direi che è bello, è buono, guardate come sta su, è la fine del mondo. E adesso i miei ragazzi, chi la voleva la fragola lo avrà la fragola, chi lo voleva al mirtillo lo avrà al mirtillo, e io mi mangio quello al limone. Chi non volesse utilizzare la panna, chi non volesse utilizzare lo zucchero, può utilizzare al posto di questi 2 ingredienti delle banane molto mature, della frutta molto matura, in maniera che il gelato sia già dolce e cremoso di suo, per natura ovviamente saprà un po' di banana. E quindi vi invito a fare al più presto questo buonissimo gelato rinfrescante, perché il caldo incombe. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove troverete la ricetta scritta per esteso e tutti i link che riguardano me, i miei social, il mio canale, eccetera eccetera eccetera. Un caro saluto da Gabriele, ciao a tutti.